Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati dopo tanto tempo, come sempre c'è Davide con me che è qua pronto a pescare qualche aspio. Speriamo oggi di prendere qualcosa. È passato un po' di tempo dall'ultima pescata che abbiamo fatto in barca in questo tratto. C'è stata un'alluvione in mezzo, quindi sono cambiate un po' di cose, per cui oggi approfitteremo anche di questo giro in barca per capire un po' la situazione anche per le future pescate. Ho anche una novità da farvi vedere, ovvero il nuovo motore di Rhino che mi ha mandato da prua, quindi adesso Davide prendilo che lo montiamo e lo proviamo subito. Speriamo che va, non ho ancora acceso io. Classico motore di prua, 12 volt, 65 libre, si incastra nel suo supporto. Davide ha fatto questo, le settimane scorse ha fatto questo supportino, quello è il suo fermo e così è praticamente montato in 2 secondi. Per il collegamento elettrico utilizziamo i connettori Henderson, uno sulla batteria e uno sul motore, quindi basta più con più, meno con meno e boom. Sì, nel motore esce già così, cioè ve lo vendono già col connettore, basterà prenderne uno poi da mettere sulla batteria. Questo è il suo telecomando con un po' di tasti, c'è un po' da scoprirlo perché è la prima volta che lo usiamo. E la funzione per cui abbiamo scelto questo motore da utilizzare in barca principalmente è la funzione ancora, quindi col GPS blocca la posizione nel punto in cui viene premuto questo tasto, diciamo, e questo ci permette di stare fermi in pesca e non muoverci in caso di vento e una leggera corrente. Siamo risaliti di un po' sul fiume, però abbiamo trovato le condizioni ancora abbastanza alte, nonostante dall'ultima piena sia passato praticamente quasi 3 settimane e l'acqua è ancora alta più di 1 metro visto dall'idrometro. Adesso pausa pranzo, siamo qua all'ombra attaccati a questa pianta e poi scenderemo in deriva più tardi e vedremo se riusciremo a prendere qualche pesce. Sarà difficile perché l'acqua è bella marrone, io non ho neanche attrezzatura da siluro. Ragazzi, pranzo finito, abbiamo già il motore in posizione ancora, dopo ve ne parlo meglio. Adesso facciamo 2 lanci in questa zona perché abbiamo visto che c'erano dei pesci prima, volevamo capire che cosa sono. Non c'è tanto fondo perché c'è 1 metro d'acqua scarsa, però magari sono aspi. Lì c'è la sabbia, c'è una lingua di sabbia qua a sinistra. Aspi. Ah, f***o. È bucato? Eh sì. Siamo arrivati alla confluenza col fiume e qua dall'eco vediamo diversi pesci, ci sono dei siluri e anche qualche aspio, solo che è tanto sporco perché è pieno di detriti, quindi dovremo vedere se riusciamo a pescare e a fregarli. Ragazzi, ci siamo fermati in questo spot a fare qualche lancio, ne approfitto del fatto che ci sia l'acqua un po' tranquilla per farvi vedere come funziona questo motore.
è un motore di prua, quindi come tutti i motori ha questo perno, diciamo, che quando è premuto ho schiacciato col piede, permette di sbloccarlo, spingerlo in fuori e questo poi automaticamente va in posizione. Una volta in posizione, adesso il motore è già acceso con il suo telecomando, io lo posso controllare con i tastini destra e sinistra. Poi questo è il tasto, puoi vedere Davide? Questo è il tasto per dare propulsione al motore, e il più e il meno sopra e il sotto aumentano diciamo, queste sono le marce del motore, quindi 1, 2, 3, e come vedete così posso aumentare velocità e far girare il motore manualmente, diciamo. Noi abbiamo preso questo motore principalmente per una funzione che era utilissima per lo spinning, ovvero che è la funzione ancora. Infatti premendo questo tasto che c'è sul telecomando, io adesso lo premo, il motore è dotato di un GPS, quindi aggancia tramite appunto la posizione GPS satellitare, aggancia i satelliti e riesce a mantenere questa posizione con uno scarto di 2 metri, quindi capite che per una pesca a spinning questo è un vantaggio enorme, soprattutto nelle condizioni di quando c'è un po' di corrente o anche semplicemente quando c'è vento al lago. Come vedete adesso io non sto facendo assolutamente niente, potrei pescare, il motore sta mantenendo la sua posizione. Un'altra funzione molto utile per la pesca, sicuramente anche in verticale, è la possibilità di fare delle rotte. Quindi si registrano delle rotte e il motore, quando si va sulla funzione apposita che selezionabile dal telecomandino, seguirà queste rotte, quindi è possibile memorizzare fino a 16 rotte per un massimo di 5 km a rotta, quindi questo permette di fare delle derive magari lungo una prismata a 5 metri l'una dall'altra, quindi permette di battere tutto il fiume. Queste sono le due funzioni principali che noi utilizzeremo di più, ma ci sono altre funzioni. Vi invito a controllare in descrizione, che vi lascio il link di questo motore, così per aspetti tecnici, diciamo, potete consultarlo voi direttamente e vedere tutto quello che vi interessa. 3 days later. Ragazzi, siamo tornati, giorno 2, questa volta data la condizione del fiume dell'altra volta che abbiamo visto che era praticamente fango, abbiamo deciso di provare a fare un po' di vertical, non abbiamo il vivo, quindi proveremo a usare i vermi con le esche da vertical di Black Cat, che ve li faccio vedere poi più tardi quando arriviamo sullo spot. E niente, ci aspettano un paio d'ore di navigazione, mi sa, perché vogliamo provare a risalire un bel po' e vediamo se oggi riusciamo a prendere un siluro. Abbiamo anche qualche canna da spinning, così eventualmente se vediamo che non funziona molto a vertical col vermone andiamo un po' di spinning. Ragazzi, siamo a circa metà del nostro viaggio, abbiamo già allestito la pausa pranzo con l'ombrellone, adesso si mangia e poi riprendiamo. È lunghissima anche perché c'è tanta acqua, quindi col motore che abbiamo in due abbiamo del peso, ci mettiamo un sacco di tempo a risalire, però arriveremo. Prima di ripartire, pausa pipì, ginocchiato sul bordo della barca. One eternity later. Finalmente dopo 2 ore di navigazione siamo arrivati nel punto più a monte di tutti, adesso, cioè di tutti, dove siamo riusciti ad arrivare con noi con la barca. Adesso inizia la nostra pescata in deriva, non abbiamo il vivo, però abbiamo questi, i Black Cat Battle Teaser, sono i classici clonk teaser che si usano, potete usare un po' come volete. Io ho comprato i vermoni canadesi e proveremo ad utilizzarli con i vermoni. Versione da 160 grammi e questa da 120 grammi, ma mi sa che userò la 120 grammi, la 160 grammi perché
acqua di corrente insomma ce n'è. Dopo un paio di derive vertical non eravamo convinti che questa fosse la tecnica giusta, così abbiamo ripiegato sullo spinning, sperando che potesse cambiare qualcosa. Ce l'ho! Ma va! Spettacolo! Meno male che siamo venuti! Eccoci qua, figuriamoci se non si parlava la GoPro. Sto registrando. Guarda. Tu sì, la mia no. Prendi tu? Meno male che ci siamo fermati. Perché mi sa che è proprio appena. Vero? No? Ragazzi, il Ceracat ha colpito. Se riesco a sdamarlo. Ok. Silurotto. A spinning, adesso è tuo, te lo passo così ti fai la foto. Piccolino, proprio tra la corrente e il fermo. Bene, dai. Dopo aver visto che lo spinning era la tecnica giusta, abbiamo continuato in questa maniera, fino a raggiungere questo giro d'acqua. Cartella mi ha dato. Con la GoPro non imballata. Fortuna che le prendi meno te perché qua. Mi ha tirato una cartella. Non sembra piccolissimo. Sta filmando. Ah, perché ha preso da sotto. Vabbè, non è neanche piccolissimo. Più grosso di quello di prima. Se vuoi i guanti sono lì. L'ho fatto su come un salame. Tira. Lo so, ma non volevo fare questo, merdarmi. Dai, non è piccolissimo. Non volevo sporcarmi tutto, ma Vabbè, comunque poi sta barca. si vede. No, vabbè, ma si vede. Si vede che è un bel. Sarà 1,40 m. Ecco raga, questo qua è il secondo. Bastardo tutti i Davide li sta prendendo.
però già tanto che almeno qualcosa esce, stranamente, diverso dal solito. Comunque raga, modalità ancora del motore, come vedete dal telecomandino. Telecomando lasciato qua, motore dimenticato, e noi ci siamo fatti tutte le foto. Questa cosa già solamente per questo merita l'acquisto. Ultimi lanci serali e poi siamo quasi arrivati alla macchina. Io ho chiuso gli armamenti, oggi non è la mia giornata, li ha svangati tutti Davide. Io sono qua che sto gelando perché la prima pescata che abbiamo fatto faceva un caldo boia, e invece adesso è cambiato il tempo, c'è vento e fa freddo, ormai è sceso il sole, quindi gli ultimi lanci e poi si va. La pescata finisce al ristorante. Calamari, tagliata e verdure. Oh ragazzi, pancia piena come siluri. Possiamo tornare a casa, anche perché c'è un vento, fa un freddo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, saluto Davide.